Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami gemelli, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di febbraio 2023. E abbiamo... Ragazzi, la torre, caduta dell'ego. Probabilmente qui qualcuno si renderà conto di certi desideri, mire espansionistiche, obiettivi, forse un po' troppo egoistici anche magari. Andiamo a vedere un po' meglio con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle previsioni semestrali. Per chi invece volesse contattarmi può scrivermi un'email a questo indirizzo scritto qui. Allora ragazzi, iniziamo con un re di denari, il 6 di spade, un asso di spade, un re di spade, abbiamo l'imperatrice. Allora, innanzitutto con questo re di denari potrebbe rappresentare una persona vicino a voi, potrebbe rappresentare un partner o un padre per qualcuno. Si tratta comunque di una persona generosa con un certo tipo di cultura, mi viene da dire anche, apertura, abilità sociale, ecco. Il 6 di spade è una carta che, ragazzi, è come se vi suggerisse o voi sentiste l'esigenza di andarvene fondamentalmente, di lasciarvi indietro certe questioni, certe discussioni, certe situazioni proprio. Lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. L'asso di spade è una carta che parla di nuovi inizi, che parla di verità, che parla di qualche cosa che viene a galla. E qui abbiamo anche un altro re che è un re di spade. Allora, questi due re potrebbero essere la stessa persona. Tenete presente che questa è un'energia espansiva verso l'esterno, generosa. Questa è un'energia che controlla, che taglia, che organizza, che pianifica. Quindi può anche essere, perché anche qui c'ho spade, anche qui ho spade, quindi può anche essere che ci sia questa persona un po' troppo protesa verso gli altri, mi viene da dire. Se siete voi, credo che da lì arrivi il discorso del ok, boh, basta, ho bisogno di prendermi tempo per me e quindi il 6 di spade può anche far riferimento a un viaggio proprio, eh. Abbiamo poi anche l'imperatrice e qui fa riferimento o a una madre, ragazzi, o alla vostra capacità di essere madri, o semplicemente a qualche cosa che si espande. Però considerato che abbiamo la torre e la sento in questo inizio lettura, perché abbiamo questo 6 di spade che parla di un allontanamento, di un distanziamento, di lasciarsi indietro qualche cosa. Normalmente sono idee, normalmente sono credenze limitanti o abitudini apprese durante l'infanzia, però alle volte può proprio parlare di un viaggio fisico. Vi dico questo perché qui c'è anche l'otto di spade. E l'otto di spade è una carta che parla di una persona, è un'energia da gabbia, ma è una gabbia mentale solamente, ok? È come se appunto ci fosse questo bisogno di pulizia fondamentalmente. E avendo la regina di bastoni qui alla fine, ho come la sensazione che vi vogliano un po' dire di diventare un po' più furbi. Perdonate se ve lo dico così, però la regina di bastoni è una carta che di una persona che ammaglia con le parole, è una carta che parla di una persona che ha raggiunto un certo ambiente sociale, un certo potere di, come vi posso dire, di, mm, di
non mi viene la parola, magari mi viene più tardi, però è come se avesse, è in grado di stregare i suoi interlocutori. È una persona talmente seduttrice, ecco, seduttrice era, non mi veniva. È una persona talmente seduttrice che usa proprio questo suo lato per ottenere quello che vuole, insomma, per brillare nella società. Quindi è un po' come se vi dicessero di sfruttare questo vostro lato. Andiamo a vedere con i miei tarocchi. Allora, abbiamo un 5 di bastoni. E un fante di spade al contrario. Allora, qui ragazzi può essere una situazione tra un genitore e un figlio, Poi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà, perché comunque siete tanti, ognuno ha il proprio modulo di vita. Però sì, ho come la sensazione che ci sia qualche questione, se voi siete i figli, qualche questione con un genitore. Si tratta di una competizione, magari non è consapevole. È come se fosse in competizione con un genitore o se per caso il re rappresentasse il partner col vostro partner. Andiamo a vedere il 6. Allora, abbiamo la carta dell'eremita, abbiamo il fante di pentacoli, il re di pentacoli. Sì, di nuovo, padre e figlio. Sì, ho molto questo tipo di sensazione e ho anche la sensazione che qualcuno qui vuole andare per la propria strada, ha bisogno di crearsi il proprio io, la propria struttura. Guardate, si è girata la regina di pentacoli. Andiamo a vedere l'asso. Tre di bastoni, cavaliere di coppa al contrario, 8 di pentacoli. Allora ragazzi, ho come la sensazione che qui ci sia una questione, se per caso, perché abbiamo re di pentacoli e re di pentacoli, se per caso il re di pentacoli fosse il vostro partner e ci fossero, potrebbe anche essere che ci siano delle questioni con suo figlio o sua figlia e voi vi sentiate un po' pinzati in mezzo, se per esempio state frequentando una persona che ha già figli, vi sentiate un po' pinzati in mezzo perché appunto il tempo che questo figlio richiede toglie tempo alla coppia. Perché comunque c'è questo eremita, è come se da un lato o vi sentiste soli, oppure se li guardo insieme con il 6 di spade avete bisogno di andare verso territori più tranquilli, di lasciarvi indietro appunto certe credenze, certe idee. Con l'asso e con queste carte ho come la sensazione che qualcuno qui si aspetti una verità, si aspetti che qualcuno ammetta qualche cosa. È come se ci fosse il desiderio di andare oltre. Andiamo a vedere il re di spade. Regina di pentacoli, guardate, prima... allora, regina di pentacoli, 6 di pentacoli al contrario e la luna al contrario. Io credo che qualcuno qui sia un po' uberato dalle faccende quotidiane e che abbiate bisogno di essere riconosciuti di più. Ho come la sensazione che qualcuno qui se ne voglia andare dal tipo di relazione o situazione o dinamica perché fondamentalmente non si sente appagato al 100%. È come se qualcuno sta aspettando che l'altra persona chieda: hai bisogno di una mano, hai bisogno di un aiuto, e invece questo non succede. D'altro canto, se per esempio non fosse questa la situazione può anche essere semplicemente che per questioni pratiche della casa, di casa, diciamo così, di organizzazione familiare, vi sentiate un po' soli o sole, magari il partner non è sempre presente. Sta di fatto che c'è qualcuno che non riconosce quanto voi vorreste
qualche cosa. Perché poi c'è anche la luna, eh. Qui si parla di paura che venga una galla, ragazzi. E comunque la regina di denari potrebbe essere lo stesso una madre, perché qui abbiamo il re di denari 2 volte, qui abbiamo la regina di denari, quindi può essere fortemente una situazione familiare o appunto di coppia. Tenete presente che se fosse di coppia, essendoci 2 figure dello stesso seme, può essere una coppia per destino. Andiamo a vedere l'imperatrice. Allora, abbiamo un 9 di bastoni al contrario e un 10 di pentacoli al contrario. Sì, è proprio una questione legata alla casa, legata a una... O c'è qualche parente che state accudendo e la situazione sta diventando veramente pesante da gestire, o è una questione legata ai figli piuttosto che a una madre, appunto il parente può essere sia, diciamo, mm, precedente o discendente. C'è comunque qualche questione legata alla casa che vi stanca, vi drena energia. Andiamo a vedere l'otto di spade. Carro. E regina di spade. Allora, interessante perché abbiamo re e regina di pentacoli, re e regina di spade. Qua vi dice di dare un taglio, ragazzi. Allora, abbiamo di nuovo una carta di viaggio come 6 di spade. Se qui lo state pensando, nella seconda parte di febbraio qualcuno farà un movimento, prenderà una decisione, ok? E sarà una decisione presa in modo netto, in modo razionale, perché abbiamo questa regina di spade e ci dice, ok, o è sì o è no. O questa cosa, questa persona, questa attitudine mi serve, allora la porto avanti. Se non mi serve, semplicemente la lascio indietro. È un'energia, quella della regina di spade, che non si fa tanti scrupoli, non è una persona molto sentimentale, se c'è da tagliare qualcosa si fa punto. E qui si tratta di pensieri, si tratta di credenze limitanti acquisite durante l'infanzia, magari proprio per quello che riguarda la gestione del ruolo familiare. Andiamo a vedere la regina di bastoni. La torre. E il 9 di spade. Guardate ragazzi, ho come la sensazione che da madre di qualcuno, può anche essere vostra madre, essere madre di nostra madre vuol dire accudirla, prendersi cura, insomma. Potrebbe essere madre di se stessi o madre realmente di qualche figlio fisico. Però ho come la sensazione che diventerete, cioè che tutto questo lavoro qua sarà una trasformazione dal essere madri verso qualcuno, il sentirsi nel bisogno di accudire qualcuno, a ok, vediamo tu cosa puoi fare per me. Vediamo come possiamo esserci utili l'uno all'altro, perché la madre è sempre quella che dà in modo incondizionato. La regina di bastoni è una di quelle energie che dice, è un po' come la regina di spade, è un po' meno tranciante come energia rispetto a quella di spade, però anche lei è una che comunica con le persone in base al momento. Io credo che qui con la torre prenderete consapevolezza di questo 6 di spade, semplicemente inizierete ad uscire da questo periodo di... perché c'è 8 di spade e 9 di spade. Il 9 di spade è una carta che parla di qualcuno che pensa ancora al dolore, fondamentalmente. Il dolore non c'è più, il motivo del dolore non c'è più, però c'è ancora il ricordo del dolore. Ed è quello un po' che bisogna lasciare indietro. Per molte persone si tratta di ritrovare il proprio lato femminile, anche il proprio lato sexy. Andiamo a vedere una carta con gli oracoli. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Se siete single, ragazzi, avete un sacco di figure. Devo dire che qualcuna già la conoscete, qualcuna entrerà dopo. E ho come la sensazione che ce ne sarà una in particolare, e non vi dico di proposito il segno zodiacale, che vi colpirà.
Andiamo a vedere un oracolo e poi una meditazione. Ok, ve lo metto vicino al 9 di spade. Questa è cassette, sarebbe i mangiacassette di una volta. Se siete molto giovani non so neanche se li conoscete. Comunque una volta c'erano queste cassette che giravano per la musica. E parla di pensieri obsoleti, ragazze, di condizionamento, del riperpetuarsi degli eventi e di qualche cosa che è sempre nella vostra testa. Esattamente l'energia. Guardate, facciamo così, ve li metto qua così. 8 di spade e 9 di spade. Poi qui abbiamo, wow, passione. Chimica insana, dice. Ok. Divertirsi e qualcuno che si piace l'un l'altro in modo equo. Ripeto, ci sono tante, c'è Re Regina di Spade, Re Regina di Pentacoli, abbiamo un Cavaliere di Coppe, abbiamo la Regina di Bastoni, abbiamo due Fanti, quindi ci sono tante energie. La passione qui in questo senso non deve essere vista solo a livello romantico, però può anche essere la passione per, non lo so, un nuovo tipo di interesse che si trova con un amico o un'amica e che fa nascere questo legame. Quante volte magari diventate amici di qualcuno perché avete un hobby in comune? Ok, andiamo a vedere una meditazione. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, i commenti, le condivisioni, le iscrizioni, le donazioni. Per me è molto importante e quindi davvero grazie di cuore a tutti. Oh wow, 3 ne abbiamo. Allora, andiamo a vedere che cosa dicono. La felicità viene da dentro di te. Abbi fiducia nella divinità interiore. Cammina e parla con me. Dio dentro di te. Se non siete credenti, se non credete in Dio, potete sostituire la parola Dio con Buddha, con Allah, con Universo, con Madre Terra, quello che più sentite in linea con voi stessi. Impara ad ascoltare la voce interiore, la voce profonda. In unità con me puoi fare tutto. Sii cosciente e consapevole di questo e procedi con fede. Wow. Sii consapevole di quanto siamo vicini. Resta in silenzio e ascolta. Se sei continuamente irrequieto, sempre di corsa, ti dimentichi di ascoltare e poi ti chiedi perché niente va per il verso giusto, perché non ti senti in pace. Mettimi al primo posto in ogni cosa. Il tempo trascorso in silenzio non è mai tempo perso. Sintonizzati su di me, fonte di ogni creazione, e lascia che la mia creatività fluisca attraverso di te e sia te. Riempi il cuore e la mente con la pace, l'amore, la serenità e la tranquillità. Fallo la sera, prima di andare a letto, come ultimo atto della giornata, e poi al mattino, come prima cosa, al risveglio. Quando avrai imparato a fare così, questo meraviglioso stato di coscienza entrerà a far parte della tua vita quotidiana. Per far davvero bene qualcosa ci vuole pratica. Sviluppa la volontà di praticare e continua ad esercitarti a vivere una vita pacifica e serena, fino a raggiungere una padronanza tale che essa sarà parte di te. Comincia fin da ora. Wow, bellissimo. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile. Fatemi sapere comunque nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!